Ciao, io sono Cristiano Tomei, siamo a Lucca in uno dei miei locali, Satura. Oggi facciamo un viaggio di 5 cotture nel mondo della pasta. Adesso vi faccio una pasta che è anche una zuppa. È un gioco sulla pasta con il pesce, semplicissimo. Io purtroppo ho un problema, i miei piatti non li chiamo, li faccio solo mangiare, abbiate pazienza, grazie. Questo è del brodo di pesce, molto concentrato, si mette dentro la pentola, pentolino, e poi si prende dell'olio extravergine d'oliva, ma in questo olio extravergine d'oliva ci abbiamo messo dell'aglio orsino. È un'erba selvatica molto buona, molto elegante. Facciamo un'infusione, cioè un olio insaporito con l'aglio orsino. Quindi mettete un 60% di brodo, che l'abbiamo già messo, e un 40% di olio. E lo mettiamo sul fuoco. Il brodo è già molto saporito, quindi il sale poco, il giusto, quello che ci vuole, veramente poco. E quando inizia a bollire si prendono questi ditali rigati e facciamo questo gesto molto tecnico, cioè la buttiamo nella miscela. A questo punto la pasta cuoce, quindi mentre cuoce tocca l'olio, quindi si insaporisce, succhia il brodo, ma si insaporisce già di olio. Prima abbiamo preparato un pesto, una salsina verde. Noi si utilizza la nepitella, si utilizza la chillea, si utilizza la citosella quando c'è, montate semplicemente con dell'olio extravergine. Le mettiamo da parte. Nel frattempo abbiamo anche questa cosa qui, che questi sono gamberi battuti a coltello, semplicissimamente al naturale, non bisogna fargli altro, rispettare il lavoro del pastaio. Quindi la cottura in questo caso deve essere molto breve. Per darvi un'idea di minutaggio, facciamo un più o meno, sono 3 minuti e mezzo. Quindi si prende, la cosa bella è che si fa così, no? Si tira su, la pasta si vede benissimo che è già condita perché è bella lucida, si vede bene, no? Ora la miscela si riposa e quindi l'olio torna su. Poi si prende un cucchiaio, si usano le mani. Poi si prende il pesce, si mette nel mezzo, senza condirlo perché non ce n'è bisogno, perché è già bello saporito. Si prende l'olio in superficie, e qui godo, ho una sorta di orgasmo gastronomico. Scorzetta di limone per dargli un po' di spintina acida. E poi, che vi devo dire? Questo è mangiare la pasta. Ora vi faccio degli spaghetti cotti in maniera molto classica, conditi in maniera molto classica, ma con un tocco tutto mio. Quindi mangeremo il pane con la pasta. Tanto mettiamo lo spaghetto in abbondante acqua salata. Ciao. Io la salsa la metto qua dentro. È una salsa un po' particolare. È una pasta in bianco poi. Questa pappina qua è pane fermentato. A volte la cucina ti riserva un sacco di piacevoli sorprese. E con il nostro pane che facciamo noi ho messo a fermentare il pane. Con un pochino d'acqua l'ho messo sotto il sole e è partita la fermentazione. Quando l'ho assaggiato ho avuto un'illuminazione. La cosa incredibile di questo pane fermentato è che ha un'acidità molto spiccata, ma c'ha dello iodio dentro. Sembra una roba di mare. Quindi pane, tanto il nostro spaghetto sta lì che cuoce. Questi sono degli scampi buoni di Viareggio. Li taglio in maniera grossolana, senza pensarci troppo. Con i carapaci degli scampi, visto che gli scampi costano così tanto, ci abbiamo fatto un olio. Di olio ce ne vuole veramente pochissimissimissimo. Poi ci metto una cosa che è un po' proibita, ma tanto non si dice a nessuno. Questi sono fiori di elicriso. Questo è l'elicriso che cresce sulle dune vicino al mare nella mia città. Si sbriciola con le mani. A questo punto si gira bene il composto. Gli spaghetti 7 minuti
ci siamo, 7-8 minuti ci siamo. Poi si prende un goccetto di acqua di cottura. Allora, spaghetto bellissimo. Lo giriamo nella salsa, aggiungendo, se è troppo densa la salsa, un po' di acqua di cottura. C'è un profumo, porta via. Spaghetto, chiaro, va da sé che deve essere al dente, soprattutto se viene trattato così bene, cioè se non viene toccato troppo. Si rifinisce il piatto senza fili d'olio, senza nulla, perché il pane ha già condito abbondantemente la pasta, quindi noi vogliamo sentirlo il sapore della pasta, giusto? Si risbriciola altri fiori di elicriso e il piatto è pronto, semplicemente pronto. Ora facciamo una pasta molto importante per me e per tutto il genere umano, la pasta al burro. Quindi tecnica classica, in acqua abbondante, bollente, salata, e poi la rifiniamo con una tecnica molto semplice ma molto efficace. Bene, usiamo questo formato fantastico, i sedani, maccheroncini, c'hanno un sacco di nomi. Anche questa pasta la buttiamo in abbondante acqua salata, non gli facciamo delle cose particolari. È viva questa pasta. Per anche questa 8 minuti. Quindi si prende l'acqua di cottura della pasta, che già è ricca di amido, giusto? Poi si prende il burro invece bello freddo, vedete, tanto il burro già si scioglie. Poi si prende della salvia, accarezzate e buttate nella pentola, così come viene. Quindi l'acqua si emulsiona con il burro, inizia a fare questa schiumetta bellissima, fiamma vivace, si scola la pasta e si butta nell'emulsione. Cioè io non sto risottando la pasta, perché la pasta deve cuocere l'acqua, non deve cuocere nella salsa, perché sennò invece che pasta si chiamava riso. I 3 ingredienti, cioè il burro, la salvia e la pasta, si stanno legando insieme ed è meraviglioso, è veramente una roba. A questo punto si prende del limone, si taglia, operazione difficilissima, anche senza tagliere, e si usa un po' di succo di limone. Succo perché la pasta mi si apre proprio a... ecco, si sente già un profumo completamente diverso. Ragazzi, a tavola, perché ci siamo, ma che bello! Eccola qua, pasta al burro. Godetevi sempre la pasta per quello che è, cioè è un ingrediente nobilissimo e unico al mondo. Ora facciamo un omaggio ai nostri tempi, quindi si parla tanto di recupero, quindi recuperiamo lo scarto delle buste, delle scatole, come le volete chiamare, di pasta. Questa è pasta rotta e questa è pasta rotta frullata. In pratica a secco si frulla gli avanzi della pasta, gli scarti della pasta. Questo semolino però ha una caratteristica importante. Questo semolino sa di pasta. Il fatto che è un piatto tristissimo come è il semolino, se declinato con un prodotto di grandissima qualità, può diventare una cosa incredibile. La famosa colla di pesce. Si versa nella pentolina, ecco qua, molto denso, si porta a bollore. Intanto si fa una cosa importante, il sale si sente, il brodo è già bello saporito, intenso, di sale ce ne mettiamo proprio appena raggiunge il bollore un pochino. Questa cosa così misteriosamente trasparente non è altro che gin. Il ginepro cresce anche vicino al mare, quindi quando si utilizza un gin buono, il gin buono profuma anche di
macchia mediterranea di buono. E quindi noi lo utilizzeremo con questi che sono tentacoli di seppie. Il tentacolo, detto fra noi, è la parte più saporita della seppia insieme all'interiora, e noi lo mettiamo a marinare direttamente nel gin. Si butta il semolino e guardate che magia, la polentina si forma subito, Sa proprio di pasta. Si prende la polentina di pasta, tentacoli, scusate non uso la pinza ma mi piacciono le mani, e poi abbiamo le foglioline di un'erba che a me sta tanto cara, che è la nepitella, che ricorda tanto gli oliveti e ricorda tanto il profumo di quello che esiste fra l'oliveto e il bosco, quindi anche dei funghi. Il piatto è terminato e va sicuro che è un bellissimo viaggio di consistenze, dal morbido al più croccante della seppia, anche se è un croccante morbido poi alla fine, e soprattutto la cosa è il paradosso, cioè si mangia una polentina che sa di pasta di pesce. Ora vediamo se esco vivo anche dalla pasta stracotta. Io ci provo, è un bel gioco, difficile ma secondo me merita. Questa roba qua è pasta stracotta e frullata, senza liquidi. Questa pasta si ottiene stracuocendo la pasta, quindi portandola fuori cottura, si scola dall'acqua di cottura e si frulla, senza liquidi, e viene questo tipo di massa. Il pongo. Il sofficino deve avere una salsa che si scioglie dentro, quindi intanto l'olio è a temperatura. Io strizzo un pochino la mozzarellina, tanto Fabio sta tirando la pasta. Ecco, questa è la fase un pochino più complicata. Si può anche usare una spianatoia con della farina. Dunque, mozzarellina, prego Fabio, divertiti. La farcitura è semplicissima, pomodoro, mozzarella, salsa di pomodoro, la più classica possibile, senza cotture estreme, filetto d'acciuga, fogliolina di basilico. Poi, trucchetto, ci si bagna le mani con l'olio extravergine, perché almeno si evita che la pasta ci rimanga attaccata alle dita, e si chiude come un grande raviolo. Bisogna avere un po' di pazienza, che bisogna incollarla con pazienza, perché altrimenti si spezza. Magari quando l'avete preparato lasciatelo un attimino riposare, poi se fa qualche piccola crepa la pasta non è un problema. Un segreto che non vi ho detto è che la pasta è stracotta in un'acqua aromatizzata con peperoncino abbondante, quindi è una pasta all'arrabbiata stracotta. Naturalmente l'acqua deve essere abbondante e salata, quindi già questa massa di pasta stracotta c'ha già un sapore suo. Poi si butta nell'olio, non tipo lancio del disco, con calma. Abbiamo utilizzato dell'olio d'arachide perché ci interessa un olio neutro, perché vogliamo preservare il sapore della pasta. La cosa bella è che la pasta già prende colore, è già fuori, è già croccante. Non si apre, perché comunque quando sente il calore si chiudono tutti i pori e le piccole crepe che ci sono. E ora, quando abbiamo finito la cottura, la cosa più interessante è vedere che esternamente è molto uniforme la doratura, ma dentro ci rimane la pasta, ci rimane questo colore e questo sapore. È pronto anche questo e guardate che sofficini, che meraviglia. Poi si prende il basilico, si spezza naturalmente con le mani, si butta fuori e vi saluto e va fregata anche questa volta. Ciao!